Benvenuti sul canale dell'acquarello. Hai dipinti di cui non sei soddisfatto? Come io non ero soddisfatta di questo, ho visto tanti punti da migliorare in questo acquarello ed ecco perché l'ho rifatto, ma sopra quello già asciutto e vecchio. Il risultato che vedi è questo. E adesso ti lascio al video di come ho fatto un piccolo restauro su un vecchio acquarello che non mi dava soddisfazione. Buona visione! Ragazzi e ragazze, correggiamo con coraggio. Questo dipinto qui ha diversi anni. Rivedendolo ho visto delle cose che oggi non mi piacciono. Magari anni fa mi piacevano, però adesso no. Ho preso la spugnetta magica di cui avete visto l'utilizzo nel video precedente e ho tolto quelle cosucce che non mi piacevano. Ho inumidificato, come vedi qua, tanto inumidificato i colori che avevo già usato nello stesso dipinto, un bel rosso vermiglione. Cosa sto facendo per prima cosa? Con il pennello grandissimo mi sto divertendo a lanciare le gocce, le famosissime gocce del dipingere con l'acqua. Perché le lancio? Perché questo emotivamente ti stacca già dal tuo soggetto. Perché devi essere distaccato o distaccata? Per non ricadere nella trappola della perfezione e di volerlo fare perfetto. Un po' di perfezione ci vuole perché lanciando la goccia mi è andata lassù sul lago e quindi ho coperto tutta quella zona con un foglio in modo tale che queste gocce color vermiglione non mi andassero a finire anche su una parte indesiderata sul foglio. Quindi coraggio e lanciatezza della goccia va benissimo, ma lì dove non la vuoi proteggi pure il foglio. Come vedi sto compattando tantissimo il campo di papaveri, perché nel dipinto che hai visto prima c'erano troppi buchi a mio avviso e quindi il mio obiettivo in questo dipinto era proprio di dare una bella compattezza di questo primo piano che adesso, come vedi, esalta molto di più. Cos'è che non può mancare? Il turchese, che metto addirittura sopra questo violetto che era già asciugato, però essendo molto più denso, il colore copre il colore sottostante, creando così quella parte di colore che si addensa in un certo punto e dunque porta il famoso fuoco lì dove da un lato ho compattato i nostri papaveri, dall'altro lato ho intensificato il colore della vegetazione nella lontananza. Lo stesso colore lo sto adoperando nella parte superiore del dipinto e dunque nel cielo. Riprendo però anche i colori originali del dipinto, che era questo violetto, però scuro, bello scuro, nel senso che se adesso sono in una fase di salvataggio del dipinto, perché se no non mi piaceva e l'avrei mandato alla raccolta della carta, quindi sono in una fase di restauro e recupero, il colore deve essere più denso e come vedi adesso
il fuoco c'è, quindi l'occhio va già lì nella parte superiore a destra, parte da sotto dove ho compattato i papaveri e va su dove la vegetazione è molto più scura. Il turchese adesso lo adopero con il nostro pennello obliquo, lo adopero per compattare anche tutta la parte inferiore dei papaveri, ovvero faccio tutti gli steli nel nostro negativo colorato perché sotto c'è già il colore. Lascio dunque i vuoti funzionali che in questo caso avranno il colore del colore sottostante, appunto. Anche qui veloce, senza paura e con decisione su tutti e due i lati. Quindi mi giro il foglio, altro vuoto funzionale, il vuoto funzionale che compatta ulteriormente questo primo piano, dà a tutto il dipinto una dimensione completamente diversa. Rinforzo anche le linee di prospettiva sempre con lo stesso colore, quindi il nostro turchesino, perché qua dico ino perché l'ho diluito rispetto al primo piano, deve essere più leggero. Adesso con il nostro liner faccio delle linee turchesi molto molto corpose, come vedi, corposissime, perché sono quelle linee di steli selvaggi che escono dai bravi bambini dei papaveri, quindi li faccio uscire dall'insieme del papavero, però riprendono lo stesso colore cromatico che già c'è nel quadro. Stessa cosa vado a rinforzare su questi steli che ho appena messo con un colore vermiglione ma denso, qualche bocciolino, e qui è il colore proprio denso denso. Perché questo? Perché appunto devo coprire, dobbiamo, o io voglio coprire degli elementi su un dipinto che era già esistente, quindi il colore deve essere più denso. Adesso questi boccioli rinascono. Il mio acqua glance, ragazzi, vi torturo con questa roba qua, è questo elemento bello luminoso che metto sopra ogni dipinto e lo vado a distribuire un po' su tutto il foglio. Qui steliforme e questi steli addirittura attraversano il lago. La parte bianca che vedete vuole dare un'impressione del lago. Guarda dunque come cambia il dipinto prima e questo è dopo, molto più vivace, spontaneo e vigoroso.